Viene dalla Campania ed è un dolce davvero profumato e goloso. Prepariamo insieme la torta caprese. Partiamo con la nostra torta caprese. Per prima cosa qui ho del cioccolato fondente, questo è al 55%, quindi il cioccolato che trovate normalmente nei supermercati, e vado a scioglierlo. In questo caso io utilizzerò il microonde, vado a scioglierlo per 2 o 3 minuti, però intervallandoli a 600 watt, perché così sono sicura che il cioccolato non si brucerà. Quindi 600 watt per un minuto, ovviamente il forno si spegnerà, rifaccio un'altra volta un minuto e poi ancora un minuto. Ed eccoci qua col nostro cioccolato. Come vedi non è completamente sciolto, ma basta mescolare e lo scioglieremo del tutto. Nel caso ci siano dei pezzettini ancora interi, puoi portarlo di nuovo nel microonde. Però generalmente se lo triti finemente, queste 2-3 mandate da un minuto sono sufficienti a scioglierlo. L'ho sciolto per primo perché adesso lo lascio un attimo raffreddare e vado a preparare la crema con la planetaria munita di frusta. Inizio quindi col burro a temperatura ambiente, io precedentemente l'ho tagliato a cubetti, lo metto all'interno della ciotola. Ora che il burro è ridotto in crema, aggiungo piano piano lo zucchero a velo, nel senso che la frusta deve mescolare ad una velocità molto bassa, altrimenti lo zucchero a velo verrà tutto su. Lo incorporo delicatamente con il burro, poi vado ad aggiungere un tuorlo alla volta e anche il pizzico di sale. Ogni tanto tiriamo via lungo i bordi e portiamo verso il centro. Ora ho finito di incorporare i tuorli, quindi qui abbiamo sia il burro che lo zucchero a velo che i tuorli. Tiro via un po' di composto dalle pareti della ciotola e vado ad aggiungere, sempre sbattendo, il cioccolato fuso che ormai si è intiepidito. Dopo l'aggiunta del cioccolato monta ancora per un paio di minuti e poi possiamo inserire la farina di mandorle. Il bello di questa torta è che non contiene glutine, ma si dice che questo fu proprio uno sbaglio, una dimenticanza del pasticcere che la creò. Ora prendiamo le mandorle e le trito grossolanamente perché è bello che nell'impasto si trovi anche un pezzetto di mandorla un po' più intera. Metto le mandorle tritate grossolanamente nel mio impasto. È il momento di montare gli albumi a neve insieme allo zucchero. Io ho diviso lo zucchero della dose iniziale a metà l'ho usata per questo composto e metà la utilizzerò per montare gli albumi. Per prima cosa li mettiamo dentro una ciotola, devono essere a temperatura ambiente perché montano meglio. Li vado a far diventare bianchi e poi aggiungo lo zucchero, in questo caso a velo, in 3 volte distinte. Ora devo incorporare gli albumi al composto di cioccolato e mandorle, ma lo farò un po' alla volta, non tutto insieme, nel senso che metterò magari un paio di cucchiaiate, vado ad ammorbidire il composto che è un pochino denso e poi unisco l'altro albume in modo che, essendo questo composto poi più morbido, non andrò a smontare tutte le piccole bollicine d'aria che sono contenute all'interno del mio albume montato. Il composto è pronto e adesso prendo una tortiera che, come puoi vedere, è ai bordi svasati, quindi non sono dritti ma leggermente inclinati, ha una base di 22 cm e invece sui bordi è 25-26 cm. Quindi per foderarla facciamo il conto dei 22 cm di diametro più quanto è alto il bordo. Tagliamo quindi un cerchio, come vedi questo è il fondo, più l'altezza dei bordi.
e poi con una forbice andiamo a tagliare, a fare dei taglietti arrivando fino al bordo disegnato con la matita. Ho spruzzato la tortiera con lo staccante, puoi metterci anche magari del burro, questo serve a far incollare la carta forno alla tortiera. Ora che la mia tortiera è foderata per bene, vado a metterci dentro l'impasto. La leggenda narra che il re di Napoli sposò una principessa austriaca che voleva a tutti i costi una Sacher e lui e i suoi pasticceri la commissionò, ma i pasticceri, non conoscendo la ricetta, elaborarono una meravigliosa caprese. La caprese va in forno statico preriscaldato a 175 gradi per 40 minuti, la lasceremo scoperta per i primi 20 e poi la copriremo con un foglio di alluminio continuando la cottura. Ed ecco la mia bellissima caprese fredda e pronta per essere decorata. La leggenda mi ha ispirato a questa decorazione, cioè di mettere le posate, che sono un po' le posate di corte, sulla torta in questo modo, e vado a spolverizzare con lo zucchero a velo in modo che lasciano le loro sagome. Ed ecco la mia caprese, buon appetito!